SimLab cambio sequenziale SQ1, prodotto molto interessante che mi è stato fornito da SimLab, e con l'occasione, visto che c'è questa nuova collaborazione, vi ricordo che qui sotto troverete tutti i link affiliazione con SimLab. Acquistare tramite questi link aiuta anche e supporta il mio canale in quello che faccio. Faccio presente che è una collaborazione nuova e quindi per me è davvero importante, nel caso decidiasti di acquistare qualsiasi prodotto che trovate nello shop di SimLab, se utilizzaste i miei link. E faccio anche una piccola precisazione: non ho sconti attualmente con il brand. Nel caso doveste trovare degli sconti in giro per qualche prodotto, vi sarei sempre grato se avete visto il mio video, utilizzaste comunque il mio link inserendo il codice sconto che magari può capitare che trovate in giro, ma nelle note specificate magari me come content creator. Per me sarebbe un grande supporto. Arriviamo adesso ai materiali con cui è costruito. Il progetto è quasi totalmente in alluminio al CNC, la piastra qui in alto in carbonio. Ci sono però delle lavorazioni diverse sull'alluminio. Nella parte dell'asta è una lavorazione molto più liscia rispetto a quella che trovate sul pomello e quella che trovate sul corpo, che risulta un pochino più grezza, un po' più texturizzata al tatto. Molto piacevole. La parte del pomello è lasciata color alluminio, la parte dell'asta un'anodizzazione nera, la parte del corpo un'anodizzazione grigia con serigrafato nei due lati la scritta SimLab. È un prodotto molto compatto. La parte del corpo è 8 cm x 7 cm. Ha un'altezza massima di 26 cm, il diametro del pomello è di 44 mm nella parte più larga, molto bella la parte dell'impugnatura che va a restringersi, e qui nella parte dell'asta parliamo intorno ai 24 mm. Nel caso non vi dovesse piacere il pomello, lo potete sostituire. La parte della vite che c'è già sul cambio è un M10, quindi potete montarci il pomello che volete. Trovo però di qualità, estremamente curato e adatto a questo genere di cambio già il pomello che viene fornito da SimLab. Per poterla montare sulle vostre postazioni avrete bisogno di questa staffetta che viene fornita all'interno della confezione. Anche questa è in alluminio al CNC anodizzata nera, ha uno spessore di 5 mm e ha queste due asole per poterla montare probabilmente sul vostro braccio laterale, e 3 fori che si vanno ad allineare a quelli nella parte sotto del sequenziale. Per quanto riguarda l'elettronica, parliamo di un sensore di Hall, motivo per cui non esiste un software dedicato o un'applicazione dedicata per la calibrazione, perché fondamentalmente ha la posizione 1 e la posizione 2 ed è già calibrato di fabbrica. Lo connetterete al vostro PC tramite questa porta USB nella parte frontale. Ma adesso arriviamo a quello che è il cuore pulsante di questo sistema. Come funziona? Il feedback tattile avviene tramite il passaggio di un rulletto su un cuscinetto a sfera su delle cams. Praticamente passa qui dentro in questo modo qui. Quando questo rullo scorre su questa sagomatura avviene proprio il feedback tattile a secondo della sagomatura. SimLab poi fornisce 4 tipi di cams che creano 4 tipologie di feedback tattile diversi. Uno che chiama tactile soft, uno tactile, uno comfort e uno silent. Naturalmente il silent è più silenzioso e piano piano si va ad accentuare l'effetto tattile di innesto marcia quando andate a muovere la leva. Ma per ogni tipologia di cams è possibile fare anche delle micro regolazioni. Queste si fanno tramite questa ghiera qui. Questo perché la parte del rullo che passa sulla cams è messa in pressione, cioè spinge sulla cams attraverso una molla qui sotto. Ma naturalmente manderò dei video per farvelo vedere in maniera molto più precisa, e tramite questa ghiera andrete a decidere quanto debba essere compressa questa molla. Più la molla è compressa, più spinge i rulli sulla cams e più accentua quello che è il feedback che deriva dal passaggio del rullo sulla cams. Cosa molto interessante è che la parte della ghiera è totalmente svincolata dall'asta e quindi potete girarla nella posizione più stretta o più morbida in maniera davvero semplice anche da sequenziale montato. Vi faccio vedere
vedete, adesso è morbida, a stringere, e in realtà adesso così non montata neanche ce la faccio, ma voglio mandarvi un video specifico per farvi vedere l'effetto che fa. La cosa più importante di un cambio sequenziale è il feeling che dà quando andate a fare la cambiata. Innanzitutto vi faccio vedere come si comporta. Fa un leggero movimento, ma è più la parte della mia staffetta, una staffetta a sbalzo che ho utilizzato per montarlo, piuttosto che lui, che risulta secondo me molto solido nella sua posizione. Vi faccio vedere il feeling e ve lo faccio vedere anche più piano, perché questa è la Cams B, quella tattile. Ha due effetti, una prima parte, questa, e poi in realtà una seconda parte. Naturalmente quando andate a fare il movimento completo è un insieme, però devo dire che l'effetto di cambio ingranaggio lo dà tutto questo tipo di cams. E naturalmente per ogni cams che utilizzate potrete andare anche, girando questa ghiera, ad indurire la forza necessaria per lo spostamento. Ma adesso andiamo a cambiare cams. Eccoci alla Cams A. Sempre pronunciato l'effetto di cambio, ma manca la seconda parte. Come vedete è sempre pronunciato, ma non ha un secondo step. Proviamo adesso la Comfort. Cams Comfort. Che dire, ha un feeling simile alla Tactile Soft, però una corsa più ridotta. Si va a ridurre un pochino quello che è anche lo scalino dell'innesto. Sembra quasi che ci sia soltanto come una molla. Praticamente la rampa in cui si va a indurire, secondo me, diventa totalmente lineare. Dà sempre l'effetto naturalmente della cambiata, ma secondo me molto più semplificato. Però naturalmente sentite anche voi che si va a ridurre anche il rumore totale. Proverei adesso quella Silent. Cams S Silent. Rumore ancora leggermente più attutito rispetto alla Comfort. Il feeling però è molto simile. La corsa è più corta rispetto alle due Cams A e B, quelle che hanno anche un effetto tattile. Però a differenza della Comfort, anche se la curva è più... La curva della Cams è un pochino più arrotondata, mi dà l'impressione una prima parte più morbida, però poi si va a indurire più repentinamente rispetto alla Comfort. Quasi preferirei la Silent rispetto alla Comfort. Nel caso dovessi scegliere un feedback meno nitido e quindi andare a promuovere di più l'aspetto della silenziosità. Ma ditemi voi anche cosa ne pensate. Qual è tra le 4 scelte quella che avrete preferito anche rispetto al video, rispetto all'audio? Spero che anche con l'audio sia riuscito a catturare il rumore che fanno tutte le diverse cams, ma sono convinto che la possibilità di poter scegliere sarà d'aiuto a tutti voi, perché non tutti abbiamo anche la stessa idea di come vogliamo l'aspetto più meccanico del cambio, e soprattutto ci sono persone che danno anche molta importanza all'aspetto uditivo, perché magari hanno la postazione vicino camera da letto e quindi serve avere un silenzio maggiore rispetto, per esempio nel mio caso sì, ce l'ho vicino ma non mi interessa. Ma sicuramente poter scegliere secondo me è un bel plus. Ma torniamo.
Ciao ragazzi, bentornati. Spero che sia più chiaro anche il tipo di feedback tattile che ha questo genere di cambio. È un sistema che dona un ottimo feedback tattile ad un cambio sequenziale, è un sistema che ho già visto anche in altri prodotti di alta fascia. Molto interessante la progettazione di SimLab, che a differenza di altri consente questa regolazione, quindi la pressione della molla sul sistema, e quindi potete anche andarvelo a regolare, e soprattutto, a differenza di tutto quello che ho visto fino ad oggi, la possibilità di avere e smontare in qualche minuto la parte di cams e profilazione per andare a cambiare totalmente quello che è il feedback del cambio e quindi andarvelo a cucire come meglio preferite. E quindi arriviamo alle conclusioni finali. È un prodotto dai materiali davvero molto belli, molto curato, ad un prezzo oggi, in questo momento che sto facendo la recensione, scontato intorno ai 200 euro. Il prezzo pieno è poco più di 200 euro, mi sembra intorno ai 230 euro. Comunque è un oggettino costruito molto bene, soprattutto occupa pochissimo spazio nelle nostre postazioni e quindi potete montare anche abbastanza ravvicinati un cambio ad H e un freno a mano, occupando lui veramente poco spazio all'interno delle nostre postazioni. A livello di feedback tattile, personalmente promosso, avevo già apprezzato anche questo genere di sistema anche in altri prodotti. In questo caso però metto una piccola lode alle maggiori regolazioni che rendono la varietà di feedback che può questo prodotto ai vertici di questo genere di categoria. Soprattutto poi per un prodotto che va maltrattato quando noi lo dobbiamo utilizzare, apprezzo nella parte elettronica l'utilizzo di sensori di Hall perché lo rendono praticamente eterno. Non ho avuto problemi né a livello meccanico né a livello di input, quindi per quanto mi riguarda totalmente promosso. Sono davvero contento di averlo potuto testare. Se poi ci sono domande più specifiche scrivetemi nei commenti, cercherò di rispondere a tutti. Ringrazio SimLab per la collaborazione col canale, vi ricordo sempre il link per chiunque voglia acquistare prodotti SimLab o qualsiasi altro prodotto, ci sono tantissimi link a tantissimi prodotti. Utilizzarli è un grande supporto per il mio canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao!